Stefania, ecco, no, questo mi interessa moltissimo. Causa esoterica, Monica, del caso di Stefania accomuna tantissimi, che la porta ad avere una fottuta paura della sessione. In questo caso, Stefania è qui con noi oggi, un po' grazie all'amica, ma soprattutto grazie al marito, che non ci crede, ma che l'ha spinta in tutti i modi. Potrei farti centinaia di esempi, centinaia, forse anche di più. Ho paura della sessione e per me è una cosa incomprensibile, perché per me questo è l'elemento legato alla vivacità animica. Quindi chiamiamo tutti quelli che sono impauriti dalla sessione, ma si ciucciano tutti i video, o se ne ciucciano alcuni, mettiamoli in un recinto che non è neanche un cinema, perché secondo me bisogna essere proprio un pochettino pecore per avere paura della propria evoluzione. Non stiamo neanche parlando di trasformare, prendere le proprie fratture, farle diventare un'opportunità. Quindi stiamo proprio parlando di non ne voglio sapere, resto sulla mia vita. Canale 5, lavoro, vacanze, figli, basta. Non ne voglio sapere. Paura, 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 paura. Terrore anche in alcuni casi. È come se simbolicamente arrivassero queste persone, ciascuna con una piccola scimmietta. Una scimmietta che gli dice non vedo, non parlo, non sento, no? E quindi alternativamente queste scimmiette chiudono alla persona gli occhi, la bocca o le orecchie, Mm? finché appunto loro abbiano i loro sensi limitati. Chiaramente in questo caso sono i sensi un po' intesi in senso più ampio, ovviamente. Quindi è proprio, mm, diciamo così, il concentrato, questa scimmietta delle loro entità che li blocca, che li invita a non effettuare la sessione. Ma sono sempre le scimmiette. Allora, a me vengono così, ok? Però è come se loro prendessero questa forma per indicarmi questi tipi di divieti che creano. Non ascoltare, non sentire, cioè non ascoltare, non vedere, non dire, non comunicare. Hanno fonti variegate o uniche? Esatto, fonti variegate e poi però io adesso le riesco a visualizzare come scimmiette per questi loro tre effetti. Ci sono delle entità dietro. Certo, e ognuno ha le proprie, Mm. ma che comunque hanno come scopo ultimo proprio questo, Ma di impedire la loro visione della realtà, il loro ascolto di informazioni importanti e il loro comunicare se stessi. molti mi dicono non è arrivato il momento, quando arriverà il momento sarà quello giusto. Certo. ehm, e in realtà però sono delle balle queste. Riconoscono di avere delle vite piene di problemi, di non riuscire ad andare avanti, ma non è mai il momento giusto e mai arriverà. Quindi possiamo parlare di anime poco evolute? È sotto scacco, direi. Poco evolute. Sotto scacco di entità che le stanno bloccando È nel un'espressione loro che io processo evolutivo, detesto, certo. l'anima evoluta, poco evoluta, Mm. l'anima antica, una roba che mi va proprio sui nervi. Però utilizziamole, una volta ci possono essere utili. Sono anime poco antiche, poco evolute, sono anime indietro. Se la nostra corsa fosse il percorso scolastico, sono anime bloccate all'asilo, alla prima elementare, mentre tutti noi galoppiamo verso il dottorato di ricerca. Quindi non si può pretendere, stanno ancora imparando l'alfabeto, i numeri. Lo vedo soprattutto questo rispetto alla maschera, cioè, nel senso, il gioco Matrix si realizza con noi che siamo persone. Persone in latino significa maschera, ok? Mm? Quindi noi Mhm. siamo delle maschere. La vera essenza è l'anima.
ok? Se la persona prende il sopravvento con tutta la sua finzione, col suo essere finta, con il suo essere artificiale e non si connette con l'anima, i risultati sono questi. La persona decide di essere la protagonista e di non aver bisogno di ascoltare l'anima. Se non ha bisogno di ascoltare l'anima, perché mai dovrebbe fare una sessione? Quindi sono persi questi. Sono disconnessi, sì, almeno temporaneamente, poi se vogliono la riprendono la connessione con la propria anima.